Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro, ascendente cancro, luna o Venere in cancro. Andiamo a vedere come sarà questa settimana dal 19 al 25 agosto. Andiamo a vedere qual è il karma, qual è il dharma, il potenziale della tua missione dell'anima, analizzando la parte generale e poi andando nello specifico sull'amore. Abbiamo questa luna piena il 19 in Acquario, che è la rivoluzione delle emozioni. Fare una rivoluzione, cioè Acquario dominato da Urano, il pianeta rivoluzionario, delle emozioni. Come si fa questa rivoluzione delle emozioni? Sentirle quali dei, come degli dei. Come vi ho spiegato in tutti i video della playlist L'arte sciamanica. Questa è la rivoluzione che si deve compiere, far pratica con questa rivoluzione. Quindi invito tutte le ragazze nuove a studiare i contenuti della playlist L'arte sciamanica e delle altre playlist L'arte del vivere e risvegliare la coscienza per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della vostra realtà. I tarocchi leggono il karma, il dharma inevitabile e come approcciarsi ad essi per cambiare il risultato, ossia andare incontro alla realtà di mago, da vittima in cui la realtà è distinta e separata da tutto, tu sei distinto e separato, a mago. Allora, andiamo a vedere cosa ci racconta l'oracolo dello sciamano dal 19 al 25 agosto, cancro. Il giaguaro, dovete avere e avrete le antenne così, sarete percettive, sensitive. Il giaguaro è colui che caccia la sua preda nel bosco senza vederla, con tutte le antenne e i sensi aperti. Quindi mi dice che di stare molto attente ai vostri sensi sottili, alle percezioni, perché vi daranno l'assoluta verità di qualcosa al di là di ciò che si vede all'esterno o anche ciò che non si vede. Avrete perfetta coscienza dell'invisibile. Carta potentissima per te, potentissima. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Vediamo, allora, pesci, pesci, scusami, forse state connettendo con un pesce. Cancro, cancro. Cosa accade in questa settimana? Cosa prevede il karma e il dharma? Cosa accade in questa settimana? 19-25 agosto. Asso di bastoni, un'opportunità. 5 di bastoni. Cavaliere di spade. Può esserci un litigio. Ce lo diciamo prima così la cosa si risolve prima. Allora, 5 di bastoni, cavaliere di spade. Ci può essere un litigio o una mancanza di intendimento con qualcuno o con più persone. Non so in che ambito. L'asso di bastoni mi parla di un'opportunità. Opportunità di fare cosa? Di mettere in atto le tue percezioni, al di là del visibile. 5 di bastoni, cavaliere di spade. Sono comunicazioni all'improvviso tese, dove si può sviluppare la tua capacità percettiva più grande. E quindi ci può essere un litigio, non so in che ambito, re di denari, forse con una persona di spessore o con una persona di famiglia o con un datore di lavoro. Vediamo, vediamo due altre. Asso di denari, abbiamo due assi qua, il 7 di bastoni. Ci sono allora, secondo me alcuni di voi vogliono un'opportunità di lavoro, però ci sono dei limiti, degli ostacoli che vi viene chiesto di superare grazie ai vostri sensi sottili e pronunciare il verbo come potere e l'immaginazione creativa. Quindi qua abbiamo due assi, quindi una stesa molto forte, però ostacoli che impediscono questi assi e quindi di conseguenza una sorta di sfida per andare incontro alla realizzazione del tuo sé. Cosa vuol dire? Mettere in pratica le tue doti percettive, guardare al di là del visibile. Mi spiego? Guardare al di là del visibile.
o qualcuno ti mette i bastoni tra le ruote per realizzare questa opportunità, che non è qualcuno mai fuori, è sempre il divino che te la mette come sfida, mi spiego? Guarda, regina di bastoni, deve stare nel tuo potere di maga, di mago, vediamo l'energia positiva per te. La regina di bastoni, appunto. Guarda, ti dico già che grazie a questa cosa che ti ho detto, le tue capacità di percettive, avrai tutto sotto controllo. Secondo me discuterai anche tu con qualcuno per imporre la tua volontà, cioè per definire la tua volontà, e la vinci. Regina di bastoni mi dice che hai tutto sotto controllo, è tutto a tuo favore, tutto al positivo. Sei molto ammirata, anche stimata, e forse si creano anche questioni di tensione e di gelosia. Ok, qualcuno invece di ammirarti è geloso, cioè l'ottava bassa, no? Vediamo l'energia negativa. L'appeso. L'appeso mi parla di un fermo, di circostanze che sono ferme, che non avanzano. Guarda, per questioni 5 di spade. Mi dice che questa è la settimana in cui puoi discutere con qualcuno, far fronte ai tuoi limiti, superarli, nonostante una situazione ferma che ha a che fare con queste opportunità bloccate. Me le superi, mi dice, un po' di pazienza perché me le superi, avrai tutto sotto controllo. Vediamo un po' cosa avviene di nuovo per la regina di bastoni, carta positiva per te. Cavaliere di coppe, assolutamente sì, l'hai vinta tu. L'hai vinta tu, anche qualcuno che ti chiede scusa, probabilmente in ambito lavorativo, comunque si propone a te qualcosa di natura creativa che ti piace, ti appassiona e la consegui, mi dicono. 5 di spade, cavaliere di spade, fammi vedere. Paggio di spade, sì, c'è qualcuno a cui stai un po' sulle balle perché ti vede molto, ti ammira molto ma ti invidia. E secondo me in ambito lavorativo succede qualcosa, qualcuno mette zizzania, c'è queste dinamiche qui perché ti ammirano molto. Sta a te superarti perché avrai tutto sotto controllo. Sì, c'è una persona che non vuole che tu vai avanti, non vuole che... E sono tutte sfide del divino, no? Non c'è mai nessuno fuori, nonostante si possa palesare in una persona. È sempre il divino che ti mette la sfida per superarti, per sviluppare le tue doti percettive. Va bene? Bellissimo. Vediamo cosa ti dice l'Angelion. Cancro. Superamento via libera passa. Che ti ho detto? Si superano queste conflittualità qui. Via libera passa, è tutto nel tuo potere. Ok, ragazzi miei ragazzi, adesso passiamo all'amore. Allora, sia che tu abbia una persona, una connessione, sia che non ci sia nessuno ancora, vediamo cosa può accadere in questa settimana che va dal 19 al 25 agosto. In amore per te, cancro, o ascendente cancro, o luna o venere in cancro. Vediamo carta guida per te in amore. La temperanza. La temperanza è una bellissima energia che mi parla di equilibrio. Mi parla del fatto che tutto va bene, puoi stare già con una persona e tutto va bene, tutto in equilibrio, oppure mi parla di te che porti equilibrio interno e quindi nella misura in cui porti equilibrio internamente a te, condividi anche equilibrio. E poi mi parla di comunicazioni, la temperanza. Proprio la carta delle comunicazioni, comunicazioni di equilibrio, comunicazioni di pace, comunicazioni di bellezza, rigenerazione delle energie, comunicazioni e rigenerazione di energie tue interne. La regina di coppe, guarda qua ci sei tu, guarda ti vedo stare proprio bene a livello emozionale. Vedo che hai pace dentro di te, hai messo pace dentro di te o metterai pace in questa settimana. Sì, assolutamente sì. La temperanza mi parla di guarigione, di pace. Può darsi anche che tu stia attendendo comunicazioni di una persona nuova, di un amore nuovo o di una persona, stia tu attendendo. Forte il segno del Sagittario. Vediamo un po' che cosa accade in questa settimana in amore. Amore, cancro. Cosa accade in questa settimana dal 19 al 25 agosto? Amore. Sì,
Re di bastoni, regina di coppe. Io vedo che qua qualcuno si fa avanti o che tu stai attendendo l'azione di qualcuno. Vedo che qualcuno si fa avanti o tu stai attendendo questa azione. Di nuovo il segno di fuoco, Ariete e Leone o Cancro, Pesci, Scorpione. Vediamo un po'. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo regina di coppe, sì, 9 di spade, cavaliere di coppe, 8 di spade. Qua è successo qualcosa con una persona, 9 di spade, preoccupazioni inerenti a una persona, perché qua c'è un cavaliere di coppe, vedi? Però è in mezzo a due carte di spade, cioè c'è un blocco relativo a una persona che ha dato preoccupazioni e tu stai aspettando la risoluzione. Però ti vedo fluire e sanare le dinamiche interne relative a questo blocco mentale, ti vedo stare bene o giungere a stare bene. Vediamo un po'. Energia attuale, cosa succede in amore? 7 di coppe. 7 di coppe mi parla del fatto che puoi essere un po' confusa rispetto all'amore o avere altre opzioni o avere delle opzioni e stare un po' vagliando che opzioni scegliere. Oppure mi parla di una persona distratta per altre questioni. Può essere anche tu che hai a che fare con diverse questioni, non solo sull'amore, no? Vediamo al positivo cosa abbiamo. 9 di coppe al positivo mi dice che starai bene. Il 9 di coppe mi dice che è qualcosa che ti fa felice, ti fa stare bene, te la prendi con calma, qualcosa che ti soddisfa arriva in questi giorni. Vediamo un po' il blocco qual è. 7 di denari. Sei un po' stanca di attendere qualcuno o qualcosa. Forse un po' di perdita di pazienza o sei stanca di un'attesa o sei stanca di attendere la persona che ti corrisponde o sei stanca di una persona che magari è distratta da altro, è stata distratta da altro. Vediamo il passato. La luna, infatti, abbiamo qua il carro. Qua c'è stato un movimento, qua ci sei tu comunque. La luna e il carro mi parla di te, Cancro. Mi parla di un movimento, che c'è stato un avanzamento, forse una persona che era distante. Poi di nuovo un po' di dubbi, preoccupazioni, incertezze questa persona ti ha dato, forse perché è distante o forse perché non ha mantenuto promesse. Tu sei un po' stanca di attendere. Diciamo che qua c'è una situazione di miglioramento con 9 di coppe, rispetto proprio alla tua vita, ok? Può essere che sia anche tu che sei un po' distratta, un po' di paure inerenti a più ambiti della tua vita, che hai voluto riprendere in mano più situazioni, però non sai ancora come gestirle, sei un po' stanca di attendere risposte su più ambiti, su più fronti. Però qua arriva un miglioramento. Vediamo cosa succede prossimi giorni 19-25 agosto. Re di spade, 4 di spade. Wow, la torre? O mandi a quel paese qualcuno, perché ti vedo in uno stato psicofisico adeguato da mandare a quel paese qualcuno, qualcuno con cui c'è silenzio, qualcuno che si stanca di attendere, assolutamente sì. Mandi a quel paese qualcuno, secondo me. Perché? Perché stai bene emozionalmente, quindi fai questo switch, questo voltapagina. Però facendolo stai bene. Vediamo chi viene dopo la torre. Asso di denari. E c'è un'altra persona oppure la stessa persona che tu mandandola a quel paese reagisce a te. Reagisce a te, ecco perché l'equilibrio e le comunicazioni. Allora, alcuni di voi hanno già voltato le spalle a qualcuno, però questo qualcuno risorge. Tu te la prendi con i tuoi tempi, con calma. Sei felice di questa cosa, ma te la prendi con i tuoi tempi. Per le ragazze single, vedo che siete impegnate anche su altri fronti, su altre questioni, o avete più opzioni. Che succede? Che qua, tra queste opzioni, io vedo che voi voltate pagina rispetto a opzioni che non vi soddisfano e arriva un'opzione nuova, asso i denari, che mi dicono ne vale la pena. E voi però ve la prendete con calma perché vedo proprio stare bene. Vediamo un po' che cosa ci raccontano, cosa ci aggiungono, ci confermano i miei tarocchi. 7 di coppe, re di bastoni. Che ti ho detto qua? Qualcuno agisce nei tuoi confronti, tu sei un po' confusa, un po' confuso. Vediamo il 9 di coppe al positivo.
2 di spade, vedi? E te la prendi con calma rispetto a questa persona, non sai bene cosa pensare, però ti si schiariranno i dubbi nei prossimi giorni. 7 di denari al blocco, 4 di spade, sei stanca di aspettare la telefonata di questo, o sei stanca di attendere, di aspettare, o sei stanca dei blocchi continui con questa persona, blocco, start and go, cioè fermo e riparto, fermo e riparto. Vediamo il carro alla luna. Vedi, sei stanca un po' di andare e rivieni di questa persona. Il re di cavalieri di bastoni. Non sai cosa pensare. Vediamo questo re di spade. La papessa. Sì, qua ci sarà ancora un po' di silenzio. La papessa tra te e questa persona. 4 di spade. 4 di denari. Cioè, ci sarà un pochino di chiusura, però io ti vedo stare bene qua. E poi la torre. Fatemi vedere questa torre. Il mondo, si apre una nuova tappa. Di cosa mi parla l'asso di bastoni? L'asso di denari, scusami. Il 3 di bastoni. Si apre una nuova tappa insieme a te e a questa persona, e un'apertura di cammino, muovere piccoli passi verso una concretezza. Ora, io non so se è la stessa persona che ha fatto andirivieni di cui tu sei stanca, o può essere certamente una persona nuova. Per le ragazze singole, io qua, i ragazzi singoli, ti vedo impegnata su delle tue cose che sono altro dall'amore. Ti vedo soddisfatta dei tuoi obiettivi su altri fronti, o alla realizzazione col pensiero di realizzare altri obiettivi. Ti vedo un po' più chiusa, un po' più chiuso rispetto all'esterno, molto focalizzata sui tuoi studi, magari, o su quello a cui tu ambisci, studi o altro, o lavoro. Io qua vedo che arriva un colpo di fulmine per te, o una persona che arriva da lontano alla fine, per le ragazze singole, a cui si darà questa opportunità, ma la cosa nasce così, piano piano, e te la prendi con calma. Qua abbiamo anche i segni del pesce. Sì, così ragazze mie, vediamo un po' cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove, i miei oracoli lui-lei sono disponibili sotto l'info box in descrizione. L'amore è follia. Infatti c'è questa persona, piaci tantissimo a questa persona, e quindi lo fai uscire un po' fuori no? Dalla mente razionale. L'amore è follia. Cosa ti dirà anche questa persona? Ho sempre avuto paura delle mie emozioni, ho sempre indossato una corazza per proteggermi, poi sei arrivata tu e mi hai denudato l'anima. È una persona sulle sue, è una persona che va e viene, però perché ha avuto paura delle sue emozioni. Davanti a te, che sei una regina di coppe o anche un re di coppe, se sei uomo, si sente spogliato delle sue corazze, gli hai denudato l'anima o gli denuderai l'anima, cos'altro? Ti percepisco in ogni cellula del mio corpo. Questa persona ti sente moltissimo e tu lo sai bene, e questa cosa a te ti inorgoglisce un po', no? Però te la prendi con i tuoi tempi, ok? Vediamo cos'altro ti dicono le carte dei Rider Waite. L'ultima carta, cavallo di bastoni. Questa persona arriva all'improvviso, e soprattutto questa sua attitudine che verrà sistemata tra te e questa persona, mi spiego, ne parlerete. E per alcune di voi mettono fine a questa andirivieni perché si aprono a una persona nuova, ve l'ho già detto. Sì. Oppure arriva una persona nuova e voi vi aprite vagliando le possibilità con la vostra, con i vostri tempi, mi spiego? Vediamo cosa dice l'oracolo. Casa, dolce casa. Molti di voi stanno sistemando casa o lavorano da casa, tutto ciò che brilla. Orfani, sì, alcuni di voi danno proprio un ultimatum a qualcuno, o l'hanno già dato questo ultimatum, questa persona si sente molto triste, molto sola, ecco perché reagisce a te. Cos'altro? Al mare, vedi, ve la prendete con calma, è tempo di fare un sonnellino, quindi sia che sia una persona nuova, che sia una persona che già conoscete, alla quale date un ultimatum, l'avete già dato, questa persona reagisce a te, siete voi che ve la prendete con calma, siete felici di questa cosa, ma ve la prendete con calma, andando incontro alla vostra soddisfazione personale, qualsiasi essa sia, va bene? Quindi, detto questo, ragazze mie e ragazzi, queste sono le energie dei prossimi 7 giorni. Io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!